Svegliarsi con il rumore del treno. È questo uno dei tanti motivi per il quale mi sono affezionato ai treni e per il quale continuo a portare avanti giorno dopo giorno questa passione infrenabile, proprio come i treni a alta velocità che corrono accanto a casa mia, sulla linea alta velocità Roma-Firenze, nota anche come direttissima. Adoro aspettare di veder passare i treni ogni giorno dal giardino di casa mia, o semplicemente sporgermi dalla finestra quando sento il rumore di un treno che passa. E adoro sentire i macchinisti che qualche volta mi salutano quando passano, strappandomi sempre un sorriso in volto. Prima però dobbiamo fare un passo indietro per capire com'è nata questa passione, perché in questo video ho intenzione di raccontare a 1000 persone la mia storia. La linea direttissima Roma-Firenze rappresenta la mia infanzia, in quanto ci sono cresciuto accanto, sulle bellissime colline di campagna che circondano la ferrovia. Molti mi chiedono come mi è nata questa passione infrenabile. Beh, la risposta è molto semplice: la posizione della mia casa. Infatti, la mia casa è situata su una collina che affianca la ferrovia a solo 500 metri di distanza, permettendomi così di vedere e sentire i treni in transito a 250 km/h. Sebbene io abbia vissuto in questa casa fin da quando ero piccolo, all'inizio ancora non ero appassionato di treni e la ferrovia non la consideravo nemmeno. Mi ricordo però che anche quando non ero ancora appassionato ci sono stati almeno 2 episodi in cui sono rimasto colpito dalla ferrovia. Un episodio che mi ricordo, in cui dovevo avere almeno 5 anni, è quando, stando sul giardino di casa mia, posai gli occhi sulla ferrovia quando vidi passare uno di quei pochi treni merci che ancora passavano di giorno. Rimasi colpito dai grandi tubi di metallo e dalla legna che trasportava quel lungo treno merci. Un secondo episodio che mi è rimasto in mente è stato quando completamente a caso posai l'occhio sulla ferrovia, vedendo passare forse uno dei treni più rari da vedere. Sì, proprio il treno diagnostico Diamante, che mi colpì soprattutto per i suoi colori vivaci e accesi, anche se ancora non avevo la minima idea di cosa potesse essere quel treno. Queste sono state le primissime volte che diedi importanza alla direttissima. Ma la vera storia ha inizio nel mese di agosto del 2018, quando avevo solo 8 anni. In quel periodo io adoravo alzarmi presto la mattina per andare in giardino e stare all'aperto, e nelle prime ore della mattina il rumore del treno che attraversava le colline della campagna si sentiva molto più forte rispetto a tutti gli orari del giorno. E posso dire quindi che a forza di sentire il rumore del treno, giorno dopo giorno, ora dopo ora, è nato in me un interesse per la ferrovia. Nonostante la nascita di questo piccolo interesse, non siamo ancora arrivati all'inizio della storia. Cominciai pian piano ad acquisire sempre più interesse per la ferrovia, fino a quando non passavo quasi intere giornate a vedere passare i treni ad alta velocità, ma ancora non sapevo nulla riguardo ai treni. L'inizio della mia storia si verifica nelle prime ore del mattino di una giornata di agosto, sempre del 2018, quando mi venne l'idea di prendere la fotocamera, quella che una volta era la Ixus 140, con l'intento di registrare un treno che passava. Quando sentii arrivare il primo treno, salì sul muretto del mio giardino per filmare tra i 2 alberi il treno che stava per passare. E quando cominciai a registrare, accadde questo.
il primo treno in assoluto che filmai fece una lunghissima e stupenda strombazzata lungo tutto quel tratto di linea e a distanza di quasi 7 anni sono ancora convinto che non fu un caso che quel treno, il primo treno che filmai, fece una strombazzata così lunga. Ancora oggi penso che quel macchinista mi abbia dato il benvenuto in questa nuova passione. Questo è l'inizio della mia storia. Dunque posso dire che a farmi appassionare è stato proprio il macchinista di quell'Intercity, che quel giorno mi regalò un'emozione unica con la tromba di quella E401. Grazie a quel macchinista ho cominciato ad entrare nel mondo delle ferrovie e da quel momento in poi è iniziato il mio Trainspotting, che è passato da questo a questo. Ma prima di passare a questo, devo prima spiegarvi come ho fatto ad arrivarci. Dunque ormai i treni avevano cominciato a piacermi e passavo ogni singolo giorno a riprendere da casa mia i treni che passavano, riprendendo a volte cose che se le riguardo oggi mi viene da mangiarmi le mani. La prima volta che andai a spottare i treni da vicino fui accompagnato da mia madre, ma stavolta non in direttissima, ma bensì sulla FL1 alla stazione di Monterotondo, dove rimasi stupito dagli immensi TAF ancora in livrea XMPR che mi passavano accanto. E questi che vedete sono i filmati in questione. Più in là fui accompagnato per la prima volta anche vicino alla direttissima, dove mi uscì questo filmato. Nonostante questo, però, i miei genitori mi portavano veramente poche volte a veder passare i treni da vicino, perciò mi dovetti arrangiare da solo, andando a vedere i treni da vicino percorrendo le strade con la bicicletta, e nell'occasione ritornai in quel posto dove una volta io e mio fratello Valerio vedevamo passare i treni velocissimi, solo che quando arrivai mi resi conto che le cose erano cambiate. La vegetazione era cresciuta e il treno si vedeva molto poco. Ma nonostante questo, io non mi arresi e cominciai ad andare spesso a filmare in quel posto. E questi che vedete sono alcuni dei filmati che feci in quel punto. Esplorando di più quel posto, notai che dall'altra parte della ferrovia era presente una stradina molto comoda per il Trainspotting, e questi che vedete sono i primi filmati che feci in quella stradina. Ero molto felice di aver scoperto a solo 10 anni di abitare vicino a un posto così bello per il Trainspotting. Questo posto conserva molti miei ricordi e mi ha regalato emozioni uniche, come quando, completamente a sorpresa, mi passò davanti ben 2 volte il treno diagnostico Diamante, realizzando uno dei miei più grandi sogni. Quel posto è stato il mio punto di riferimento per tanto tempo, fino a quando un signore che abitava in quella zona mi cacciò perché mi considerava troppo fastidioso, minacciandomi anche di chiamare i carabinieri. Da quel momento tutto tornò alla normalità. Ricominciai a guardar passare i treni da casa mia e non conoscevo altri posti per andare a vedere i treni da vicino, se non quello in cui mi avevano appena cacciato. Ma a distanza di 2 anni
da quando mi avevano cacciato, il 10 settembre del 2021 decisi di ritornare in quel posto, sperando che non mi cacciassero nuovamente. Quel giorno segnò la mia storia, perché una volta arrivato lì accadde una cosa a cui non mi sarei mai aspettato di assistere. Rossa, Quel giorno, totalmente ignaro della sua presenza in linea, mi passò davanti agli occhi il treno diagnostico Aiace 1.5 e inoltre quella fu la prima volta che fui salutato da un treno. Infatti, uno dei 3 macchinisti che erano presenti in cabina azionò la tromba per salutarmi. Da quel momento non ho mai smesso di andare in quel posto per salutare i macchinisti, ottenendo video unici e pieni di sorprese. Inoltre, andavo solo in quella stradina perché l'altra parte della ferrovia ormai era completamente ricoperta dalla vegetazione e i treni si vedevano a malapena. Un giorno, mentre mi dirigevo con la bicicletta sempre in quella stradina, incontrai un ragazzo di nome Leonardo. Subito facemmo amicizia e uscimmo spesso in bici, ma io non avrei mai immaginato che Leonardo sarebbe diventato una delle persone a cui tengo di più. Un giorno lo portai in quel posto dove andavo sempre e lui subito rimase stupito e divertito dai treni che passavano ad altissime velocità e dai macchinisti che ci salutavano. Da quel giorno anche Leonardo aveva cominciato a provare qualcosa per le ferrovie e per i treni, fin quando, con il tempo, è diventato anche lui un forte appassionato di Trainspotting, diventando mio aiutante personale nelle riprese e nelle fotografie per i treni. Al giorno d'oggi mi rendo conto che senza lui io non sarei mai riuscito a raggiungere questi risultati e molte cose le devo a lui, che mi ha sempre aiutato e ha sempre supportato la mia passione. Oltre a Leonardo, ho avuto anche altre conoscenze importanti riguardo alla mia passione. Per esempio, il 5 marzo 2022, mentre spottavo a Monterotondo sulla FL1, conobbi per puro caso Lorenzo Pallotta, fondatore del famosissimo canale Ferrovie Info, persona che ringrazio molto perché è riuscito a farmi entrare nel vero mondo delle ferrovie, aiutandomi a realizzare tanti video importanti, come ad esempio questo. Oppure questo. O anche questo. Altre persone importanti che ho conosciuto, sempre a Monterotondo, sono per esempio Dario, con il suo canale YouTube I Treni di Dario, oppure ad esempio il mio amico Pavel, anche lui in possesso di un canale YouTube, Pavel ETR400. Con il tempo ho conosciuto anche altre persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo, come ad esempio Alessio Train Rome o Filiberto Rampiconi, tutti canali a cui vi consiglio di iscrivervi. Nonostante io avevo conosciuto queste meravigliose persone, mi sentivo ancora solo, stando dietro a questa passione. Così, il 25 aprile 2022, decisi di far nascere questo canale YouTube, con l'intento di condividere la mia passione e i video che facevo con più gente possibile. Questo canale nasce come ETR460 Freccia Bianca, ma successivamente decisi di farmi conoscere meglio e decisi di chiamare il canale Matteo ETR460. Nel corso di 2 anni ho girato e pubblicato video tutti diversi, ognuno con risultati diversi, ognuno con emozioni diverse. Da quando avevo aperto il canale YouTube,
io e Leonardo andavamo sempre sulla solita stradina per riprendere più treni possibili da pubblicare poi su YouTube. Ma nell'inverno del 2022 notai che nella stradina accanto, cioè la stradina dove mi avevano cacciato quando avevo 10 anni, la vegetazione stava scomparendo con l'arrivo del freddo. Così, un giorno, decisi di provare a ritornare in quella stradina, sperando di non essere cacciato di nuovo. Una volta arrivato lì, cominciai a riprendere alcuni treni, giorno dopo giorno. Ovviamente la visuale non era tra le migliori, ma comunque mi accontentavo. Un giorno, mentre stavo aspettando il transito delle ALN 776, in quella stradina, vidi un uomo dirigersi verso di me. Io subito mi allarmai e fui parecchio in ansia, pensando che mi avrebbe cacciato nuovamente. Ma una volta che si avvicinò a me, si presentò super gentile e disponibile e parlammo molto, fino a quando scoprì che quest'uomo, di nome Luca, ora viveva nella casa in cui prima abitava l'uomo che mi cacciò minacciandomi, e perciò mi concesse di filmare i treni sulla stradina senza problemi. Oggi io e Luca siamo grandi amici e ogni volta che mi vede spottare in quella stradina si avvicina a me per scambiare qualche parola. Quindi, a partire da gennaio 2023, io e Leonardo andavamo sempre o nella stradina dove viveva Luca, per intenderci, oppure sulla stradina della piccola collina, girando dei filmati stupendi e pieni di particolari. Tutto cambiò il 23 settembre 2023, quando mi svegliai con questi rumori. E, affacciandomi dalla finestra, mi accorsi che era in corso la pulizia dell'intera ferrovia, in cui gli operai di Rete Ferroviaria Italiana toglievano tutta la vegetazione infestante dalla linea. E non avrei mai pensato che quell'evento avrebbe segnato un tempo nuovo per me e Leonardo. Infatti, quando tornammo sulla stradina, ci capitò davanti un evento che non si vedeva ormai da anni. Dalla stradina si vedeva perfettamente la ferrovia e non era rimasto un singolo albero che copriva la visuale. Contentissimi, io e Leonardo andavamo tutti i fine settimana in quel posto per riprendere i treni. Ero così passato da riprendere questo a riprendere questo. Da questo punto i filmati venivano benissimo e quando salutavamo i macchinisti, essi ci ricambiavano il saluto. Essendo diventati più grandi, ormai io e Leonardo, nel gennaio 2024, cominciammo a esplorare con le biciclette posti nuovi per registrare i treni e scoprimmo molti nuovi posti, come ad esempio questo, quest'altro ancora, o anche questo. Purtroppo però, in alcuni siamo stati cacciati dai contadini poco comprensivi, anche in questo caso minacciati. Mentre in altri posti, come ad esempio questo, i contadini ci lasciano venire senza problemi e quasi ogni giorno io e Leonardo ci divertiamo a salutare i macchinisti che passano ad alta velocità. C'è però un altro evento della mia storia che voglio raccontarvi. Come ho già detto, io e Leonardo passavamo intere giornate a salutare i macchinisti dei treni con entusiasmo. Così, un giorno, sotto un mio video di YouTube, commentò un macchinista di Trenitalia, dicendomi che mi aveva visto salutare varie volte sia in direttissima, sia sulla linea lenta. Ci scambiammo così i contatti e ora io e Andrea ci conosciamo. Ogni volta che Andrea sta per passare in direttissima mi avverte e ogni volta che posso lo vado a salutare in linea.
dove ogni volta mi regala filmati da paura, come questi. Ma non solo, perché quando non posso andare a salutarlo con la bici, è lui che saluta me. Infatti, ogni volta che passa accanto a casa mia, Andrea mi saluta con colpi di strombazzate, strappandomi sempre qualche sorriso nel volto. Perché noi Trainspotter lo sappiamo, di macchinisti così ce ne sono ben pochi. Adorlo aspettare dal mio giardino, oppure semplicemente sentirlo dalla mia camera. Ma non è l'unico. Infatti, pochi mesi dopo, conobbi un altro macchinista, Francesco, anche lui super simpatico e disponibile, e che mi ha regalato video stupendi. Oltre ad Andrea e Francesco, conobbi anche un'altra persona importante, un operatore dei treni risanatori, che, quando può, mi avverte e io lo aspetto da casa mia durante la notte per vederlo passare. Questa è la mia storia, piena di ricordi ed emozioni che porterò sempre con me, e chissà quante altre sorprese mi aspettano in futuro su questa passione. Pian piano sto cercando di dare il meglio di me per far capire a più gente possibile che tipo di amore ho per questa passione. Quindi preparatevi, perché darò tutto me stesso in questo canale, nonostante gli ostacoli che mi si troveranno davanti, come ad esempio gli animali che a volte ci ostacolano la strada, come ad esempio la vegetazione che al giorno d'oggi sta di nuovo oscurando tutta la visuale della direttissima. Ma fortunatamente, crescendo, si arriva ad esplorare anche altri posti. Ringrazio tutte le persone che conosco e che mi sono state sempre accanto, aiutandomi. Ringrazio anche i miei amici macchinisti, ma soprattutto ringrazio voi, che ormai siete già più di 1000.